Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale. Sono Laura di classe italiana e oggi faremo una lezione sul gerundio, un modo verbale che può avere molti usi in italiano. Siete sicuri di conoscerli tutti? Seguite il mio video fino alla fine e li scoprirete. Vi consiglio anche di fare l'attività che ho preparato per voi. Troverete il link qui in descrizione. Servirà per praticare le regole che avete imparato oggi. Cominciamo! Fortunatamente il gerundio ha solo due tempi verbali, il presente e il passato. Il gerundio presente è invariabile, dunque non cambia mai. Vediamo come si forma. Si forma togliendo la desinenza dell'infinito e aggiungendo quella del gerundio. Ad esempio, per i verbi della prima coniugazione con are, il gerundio è ando. Dunque andare, andando. Per i verbi della seconda coniugazione in ere, il gerundio è in endo. Quindi leggere diventa leggendo. Per i verbi della terza coniugazione, i verbi in ire, il gerundio è in endo, quindi uguale alla seconda coniugazione. Quindi diremo partire, partendo. Invece, come si forma il gerundio passato? Si forma con i verbi ausiliari essere o avere al gerundio presente più il participio passato del verbo. Dunque, un verbo come mangiare diventa avendo mangiato. Invece un verbo come andare diventa essendo andato. In questa seconda situazione ricordate di concordare il participio passato con il soggetto, quindi diventerà essendo andato o andata o andati, andate. Ma in quali casi si usa il gerundio? Questa è la vera difficoltà di molti studenti. Sicuramente conoscerai l'uso del gerundio per indicare un'azione progressiva e in svolgimento. In questo caso il gerundio è accompagnato, o meglio preceduto, dal verbo stare. Ad esempio, io dico io in questo momento sto parlando, oppure sto girando un video di grammatica. Ma se volete approfondire questo argomento, quindi la struttura con stare più gerundio, vi consiglio di guardare il video della mia collega Diana. Lo trovate proprio qui sul nostro canale. Ma ci sono molti altri usi del gerundio, sicuramente un po' più complessi e più difficili da capire. Ma se volete parlare un italiano a un livello più avanzato, io vi consiglio di conoscerli. Ricordate che il gerundio si usa nelle frasi subordinate e implicite e generalmente il soggetto della frase principale è lo stesso della frase subordinata. Abbiamo detto che il gerundio può essere usato con diverse funzioni. Analizziamole. La prima funzione è quella temporale. Osserviamo questa frase. Sono caduta uscendo dalla doccia. Risponde alla domanda quando sei caduta? E noi rispondiamo uscendo dalla doccia, ovvero mentre uscivo dalla doccia. L'attenzione sul momento, sul tempo quindi. Un altro uso è l'uso modale e in questo caso si risponde alla domanda come, in che maniera. Ad esempio, ho viaggiato spesso facendo l'autostop. Domando, in che modo hai viaggiato? In che maniera? Con l'autostop. L'attenzione sul modo, la modalità. Vediamo la prossima funzione, quella causale. Nell'esempio, essendo in ritardo, ho preso un taxi. Essendo in ritardo, risponde alla domanda perché hai preso il taxi? Siccome ero in ritardo, perché ero in ritardo. Il prossimo uso invece è quello condizionale. In questo caso l'attenzione è sulla condizione, sulla situazione. Ad esempio, ascoltando i miei consigli non avrai problemi.
ovvero se ti trovi in questa condizione di ascoltare i miei consigli, sicuramente non avrai problemi. Vediamo l'ultimo uso del gerundio, l'uso concessivo. Osserviamo questa frase: pur avendo tanti soldi, Maria non fa mai viaggi. In questo caso il gerundio significa anche se Maria ha tanti soldi, oppure sebbene Maria abbia tanti soldi, non viaggia mai. Ricordate però che in questo ultimo esempio bisogna usare la parola pur davanti al gerundio. In tutte le frasi viste finora abbiamo usato sempre il gerundio presente, ma proviamo a fare anche un paio di esempi con il gerundio passato in modo da capire meglio come funziona la concordanza dei tempi con il gerundio. Osservate questi due esempi. Avendo avuto la febbre, ho deciso di rimanere a casa. Significa, siccome avevo avuto la febbre, ho deciso di rimanere a casa. È evidente che l'azione espressa dal gerundio passato avviene prima dell'azione espressa nella frase principale. Un secondo esempio. Essendo arrivata in ritardo, ho perso l'aereo. Anche qui il gerundio passato ci esprime un'azione che è avvenuta prima dell'azione della frase principale. Spero che la mia lezione sia stata chiara e se avete ancora qualche dubbio o domanda lo potete scrivere qui nei commenti oppure potete prenotare una lezione gratuita con noi. Io vi saluto e vi ringrazio e vi aspetto al prossimo video. Ciao da Laura di Classe Italiana!